Allora, io ho un po' di influenza, ragazzi, ve lo confesso apertamente, però questo unboxing lo facciamo ugualmente. Qui ci abbiamo il cavo che va alla rete. Qui abbiamo la potenza di erogazione sopra sono i watt. Allora, vedete, l'ho piazzato lì. A chi di voi è capitato di lavorare con questi strumenti smart, no? iPad, tablet, cellulari, qualsiasi, anche Mac o PC, e magari avere sulla scrivania un sacco di cavi, oppure non so, cavi che andavano ai caricatori, i vari alimentatori, no? E quindi un sacco di spine. Bene, io ho comprato, non recentemente, ma da un po' di tempo fa, mi sembra quest'estate, un piccolissimo accessorio che vedete in sovraimpressione, ma non è una cosa eccezionale perché non ha la ricarica, non mi interessa ovviamente la ricarica veloce, perché sappiamo benissimo che le ricariche veloci rovinano un po' le batterie, ma quello sta un po' soggettivo, però mi serviva che tenesse in vita il mio iPad, ecco, quando lavoravo. E allora ecco qua la soluzione. Questo è un dispositivo da 200 watt, non è neanche un dispositivo di quelli che sono pazzeschi, però ha la ricarica, diciamo, supporta la potenza per un iPad e un Mac. Quindi quello che mi serve a me è questo, che lo tenga in vita, ok? Che non faccia scaricare. Ovviamente alla ricarica veloce, alla ricarica per tutti gli smartphone, abbiamo 6 porte, USB-C e USB-A, quindi per tutti i dispositivi. Vedete adesso sovraimpressione le caratteristiche tecniche, perché io non me le ricordo e non cioè, vuol dire, io sono una persona pratica, poi alla fine dei conti, non essendo un tecnico, diciamo, elettronico, cioè informatico non elettronico, mi limito a testare, a provare se poi funziona veramente, no? È quella poi la cosa che ci serve. Quindi andiamo a vedere un po' questa scatolina cosa c'è, e poi ovviamente la collegheremo e vedremo se poi nel tempo sarà utile o no. Allora, io ho un po' di influenza, ragazzi, ve lo confesso apertamente, però questo unboxing lo facciamo ugualmente. Qui dentro c'è ovviamente questo dispositivo che è molto semplice l'utilizzo, niente di che, cioè non è una cosa pazzesca, al contrario, ovviamente, bravo Gennaro, complimenti sempre così. Qui abbiamo il cavo che va alla rete, perché ovviamente essendo un caricatore lui, dobbiamo andarlo a collegare per forza alla rete, non possiamo collegarlo a un altro dispositivo USB-C o USB-A che sia. Qui dentro abbiamo lui e poi qua sotto abbiamo il libretto di istruzioni, che praticamente non c'è scritto niente perché non ci dicono neanche le prese veloci e non veloci quali sono, quindi almeno io non le ho viste. Mi sono, come dire, inventato questa cosa, diciamola papale come stanno, ma sono inventato. Quindi guardando il dispositivo, qua abbiamo i piedini, guardando piedini, no piedivi, guardando così il dispositivo, penso che queste qui siano più veloci e questa sia più lenta. E anche logico, no? Mettiamo le più veloci di qua e quelle più lente di qua. Qua c'è il mio display che indica la potenza che che sta erogando, e il consumo e tutto il resto, ma sapete, cioè, se li sapete leggere bene, se no ve ne state con cioè, come dire, il stato di ricarica del vostro dispositivo. E qua dietro abbiamo ovviamente la presa per andare alla rete di corrente, quindi niente altro. Molto bello, carino. Ce n'era anche un altro, ma l'altro che c'era, ma ve lo lascio lo stesso nei link, sperando che questo esista ancora, ragazzi. Ovviamente facendo video di recensioni potrebbe essere che le cose spariscano, e quindi non me ne vogliate. Ce n'era anche un altro che costava un po' di più, ma io ho, diciamo, l'offerta me la sono fumata, quindi poi è costato ancora di più. Questo mi sembra che costi sulle 30 euro, quindi neanche tantissimo, però il suo sporco lavoro lo fa, perché io l'ho già provato. Ma adesso andiamo a vedere acceso, e collegheremo ovviamente un dispositivo per vedere che succede, se ovviamente ricarica oppure è una ciofeca. No, l'ho già provato, non è una ciofeca, funziona perfettamente.
Ok, collegai la corrente, adesso ovviamente vado a mettere la spina. Ecco, una cosa che ho notato, diciamo la rete, questa spina, diciamo la corrente, si tende a staccare, quindi non va tanto maneggiata. Ecco, vabbè, adesso la maneggiamo per vedere. Allora, qui abbiamo, vedete, le 7 porte, non sono 6, quindi ho sbagliato e invece di essere 6 sono 7. Qui abbiamo la potenza di erogazione, sopra sono i watt, giù ci sono due numerini che adesso ovviamente sono a 00, dalla parte sinistra c'è la porta, ok? Quindi quando mettiamo a caricare qualcosa indicherà 1, 2, 3, 4. Ovviamente se mettiamo contemporaneamente delle porte a caricare, in sequenza verrà l'1, il 2, il 3 e vedremo i watt erogati e gli ampere, quindi molto molto carina. Adesso vado a prendere l'USB-C del mio iPad e ce la vado a collegare qua. Ecco, io come ho detto non sono un elettronico, quindi non ci capisco una mazza, però per me basta che carichi. Vedete qua adesso i valori che dà sono questi, sono 5 watt, ok, 5 watt di erogazione penso di watt, e vedete che adesso dice che praticamente ho messo la spina, diciamo la presa 3, quindi vedete che l'indicatore sotto indica che la terza presa sta praticamente a 1,1 di ampere, 5 watt, eccetera, eccetera. Se adesso vado a prendere un altro USB, questa volta un USB A, e lo vado a collegare qua dentro, magari dalla parte giusta, un pochino messo bene così, vedete che adesso abbiamo due porte, ok? Quindi la terza e la 7 e quindi sono 8 porte. Non sono neanche, ragazzi, ma non so neanche fare 4x4, 4 più 4, sono 8 porte, non sono 7, mannaggia. Vedete che adesso, ok, viene erogata la potenza della 3 e viene erogata la potenza della 7 a seconda di cosa avete. Vedete adesso viene 7, ok, e quindi ragazzi, cosa dire, io penso che sia una soluzione abbastanza come dire, un'ultima soluzione, ecco, per avere sulla scrivania un accessorio, un dispositivo così che possiamo ovviamente collegare tanti dispositivi a caricare, anche perché come ho detto bisognerebbe tenere sotto carica i vari dispositivi quando si utilizzano. Ecco, promettono di caricare anche un Mac, quindi io ho un Mac abbastanza vecchiotto, ho un 2016 e proverò poi se si ricaricherà, cioè se terrà la carica, ok? Più che altro, senza usare più l'alimentatore, quindi siamo liberi dagli alimentatori, abbiamo una cosa unica con i cavetti che andranno ovviamente al posto giusto, dove devono andare. E adesso l'ultima cosa che ci conviene fare è andarla a piazzare sulla scrivania per vedere se ovviamente c'è posto. Questo bisogna dirlo. C'è posto? Allora, vedete, l'ho piazzato lì. Ok, questo era l'altro che dicevo, che era, bah, avevo 4 porte, ma non ce la fa a tenere in vita l'iPad. Quindi questo sì, perché ci ho già provato. Quindi vedete, questo è il cavo che arriva dall'iPad, presente che fa il banco di regia, e quindi terrà in, spero lo terrà in vita, perché se no ho fatto un malacquisto. Qui ci sta bene, poi ci collegherò tutti i cavetti. L'unica cosa che ha diciamo abbastanza scomoda, che non ha un tasto per spegnerlo, quindi se o lo tirate via dalla spina, oppure lo collegate a una spina smart, oppure lo collegate a una torretta, e quindi bisogna tenerlo acceso. Adesso io per adesso lo tengo lì e poi vedremo. Quindi però mi sembra che stia bene anche sulla scrivania, anche se la mia è abbastanza incasinata, però ci sta benissimo. Allora ragazzi, concludiamo. Io ho fatto una cosa veramente, una mossa abbastanza vincente. Siccome il mio Samsung S10, questo è un fuori programma, però spero che siate arrivati fin qua perché mi piace condividere queste cose con voi.
non ce la fa più a fare diciamo la videocamera per il banco di regia, ma nella mia mente così malata e geniale, diciamolo, ho capito che forse collegandolo via rete si poteva utilizzare nuovamente lui per fare videocamera. Mi sembra che questo video sia andato bene, il labiale è stato ovviamente a tempo, non ci sono stati scatti, quindi ho preso un adattatore rete caricatore per il mio S10, così lo utilizzerò ancora. Vedete che i dispositivi vecchi si possono sempre utilizzare, comunque arriverà un video dopo. Bene, concludiamo questo video dicendo che questo dispositivo per me è la salvezza della scrivania. Adesso ci andrò a collegare anche questo, ovviamente il cavo per ricaricare ovviamente il mio iPhone e altri dispositivi, un altro USB-C, e quindi vedremo poi nel corso del lavoro, diciamo di ricarica del dispositivo stesso, anche dell'iPad che fa da banco di regia, se ovviamente sarà sufficiente come potenza. Per questo intanto vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, chi ci è arrivato, e se volete fare un favore a Gennaro e anche a quelli che hanno bisogno di un accessorio così, ovviamente condividete questo video con i vostri amici, il link lo trovate come sempre in descrizione, e in ultimo se volete iscrivetevi al canale ragazzi, che lo so io vado lento perché non ho i ganci, non ho sganci, io sono naturale, quindi se volete iscrivetevi, azionate la campanella. Vi abbraccio tutti, a presto.